Sono partito alla ricerca di uno di quegli aspetti che quando si parla di agilità non manca mai. La mia missione è difficile, al limite dell'impossibile. Sto cercando la complessità. Perché non puoi dire agile se non dici complessità. Non puoi dire agile se non dici anche cinefin, kinefin, knevin, insomma, quella cosa là. Mi gira la testa. Secondo me c'è un problema. Ho paura che ci sia qualche problema, Dimitri. Lei continua a chiamarmi Dimitri, ma non dovrebbe. Non sei Dimitri. Sono Dimitri Favre e non sono Ethan Hunt, non sono tantomeno Tom Cruise. Oggi voglio provare a sfatare un mito. Il mito che voglio sfatare è quello del binomio indissolubile tra agile e complessità. Secondo me si è creato un enorme malinteso e vorrei provare a correggere questo malinteso tornando ancora una volta alle origini, cioè al manifesto per lo sviluppo agile del software. Nel 2001 parlare di complessità e di mondo VUCA era sicuramente qualcosa di raro. Intendiamoci, si parla di complessità e di sistemi complessi sin dalla prima metà del 1900 grazie a Poincaré, ma mai come in questo periodo sentiamo parlare di complessità. Una definizione che mi piace molto è quella che definisce un sistema complesso quando si rompe la linearità e le parti di cui è composto incominciano a diventare strettamente correlate tra di loro in modo da influenzarsi reciprocamente. Uno dei classici della storia nella complessità è il problema dei tre corpi. Forse è da questo problema che nasce il concetto secondo il quale quando un problema è composto da tre o più variabili interdipendenti tra di loro, allora si parla di sistema complesso. E se pensiamo al software, mi verrebbe da dire che anche Hello World probabilmente è complesso, ma questa è un'altra storia. Il vero problema di cui il professor Nehovic parla in Mission Impossible è un altro. Si è creata una chimera. Un mostro che arriva dritto dritto dal sottosopra, che ha uno scopo preciso, quello di confonderci le idee. Il mito che voglio sfatare è quello dell'indissolubile legame tra agilità e complessità, e lo voglio fare perché questo mostro, questa chimera, ci sta raccontando una storia che sento sempre più spesso. Non sono ancora sicuro dove abbia avuto origine questa storia, se dai fautori dei metodi predittivi o se sia nata da qualche agilista disilluso, oppure se sia colpa di persone come me che magari durante la formazione o durante il coaching hanno finito per convincere le persone che l'agilità ha senso solo quando siamo in un dominio complesso. La faccio più semplice. Sento sempre più spesso dire che siccome non dobbiamo fare una cosa complessa, allora già non serve. Anzi, ci basta un banalissimo approccio predittivo. I novelli Archimede dello sviluppo software vi diranno: datemi un project manager e solleverò il mondo. Ecco, questa è una vera, strepitosa, gigantesca cazzata. Adottare un mindset agile, o meglio ancora essere agili, non ha niente a che fare con la complessità, con gli approcci predittivi o con gli approcci adattivi. Ha a che fare con il knowledge work, con uno dei più difficili, se posso aggiungere, quello del software. Il knowledge work non è necessariamente complesso. Nel mondo del software c'è una quantità smisurata di best practice che secondo Snowden dovrebbero esistere solo nel dominio del semplice e di buone pratiche che afferiscono al dominio del complicato. L'unico vero problema complesso nel mondo del software e nel knowledge work in generale è che abbiamo sempre due enormi punti interrogativi che necessitano di una continua verifica. Stiamo risolvendo il problema giusto? E la seconda domanda è: lo stiamo risolvendo nel modo giusto? Questo è secondo me il vero scopo del manifesto per lo sviluppo agile del software. Ci possiamo illudere che esistano problemi lineari che possiamo risolvere in modo semplice e predittivo. Ma a questo punto torniamo agli anni 80, agli anni 90, quando si parlava di ingegneria del software e si cercava, e oddio l'ho fatto anch'io nella mia tesi, di trovare formalismi e metodologie che andassero a risolvere il vero enorme problema del software e di tutto il knowledge work, i requisiti, quello che ci viene richiesto di fare.
Più che in Missione Impossibile mi sembra in effetti di essere finito in Matrix, dove alla fine Neo torna sempre alla sorgente e combatte con l'architetto, ma anche questa è un'altra storia. Ora, io non ho nessuna intenzione di combattere nessun architetto né di vestire i panni di Neo. La cosa che voglio cercare di farvi capire, che voglio cercare in qualche modo in questo video di trasmettervi, è che il vero problema del mondo del software, del mondo del knowledge work, è in qualche modo assicurarsi che stiamo facendo la cosa giusta e che la stiamo facendo nel modo giusto. Ecco, queste sono le due vere domande per cui essere adattivi è importante. Perché queste due domande, definitele complesse, complicate, casuali, impossibili da rispondere, hanno un solo modo di essere gestite, senza preoccuparci della complessità del mondo, del numero di parti interconnesse indipendenti o della velocità di cambiamento a cui stiamo assistendo in questo periodo. L'unica cosa che conta veramente è che abbiamo bisogno dell'agilità per validare continuamente le ipotesi sulle quali abbiamo basato il nostro sviluppo, che le abbiamo fatte noi come team di sviluppo, che le ha fatte qualcun altro come analista funzionale o qualche altra funzione, che le abbia scritte addirittura il nostro cliente. In realtà, il nostro utente di riferimento, noi in realtà abbiamo bisogno di una cosa molto semplice: garantirci il fatto di fare la cosa giusta e di farla nel modo giusto. E per questo serve l'agilità. Non c'è bisogno di scomodare la complessità. Certo, detto questo, possiamo anche parlare del fatto che le organizzazioni agili sono quelle che in un mondo complesso si adattano molto più rapidamente delle altre, ma questa è un'altra storia e ne parleremo in un prossimo episodio. E visto che abbiamo parlato tanto di knowledge work, di software, di agilità, di complessità, per complicare ancora un po' di più le cose o complessificare un po' di più le cose, la prossima settimana parleremo di che cosa significa Agile fuori dal mondo del software. E voi cosa ne pensate di questo episodio? Secondo voi Agile e complessità sono strettamente correlati, oppure possiamo fare a meno di parlare di complessità ed essere agili lo stesso? Scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo la prossima settimana per il capitolo 4.